Per me Kivu questa partita l'aveva già vinta 4 giorni fa. Sì, verso le 23:30, post Inter Kairat, quando va davanti alle telecamere e dice: "No, so io il responsabile di questa prestazione qua. Non ho trasmesso, no, il giusto atteggiamento alla squadra e la squadra non ha risposto sul campo. Oggi l'atteggiamento dell'Inter impeccabile. Attenzione, anche lo stesso Di Marco era andato, no, a parlare nel post gara ed era con un volto tirato. Non a caso stasera, se non il migliore, forse premiato anche dalla Serie A tra i migliori, ma comunque grande prova. No, non è un caso. E a conferma che Kivu, prima di ogni cosa, davvero ha lavorato in maniera magnifica come psicologo, ragazzi. Da quando è arrivata ad oggi, sotto questo aspetto, credo era difficile fare meglio di così. Poi possiamo discutere sotto l'aspetto tattico, la marcatura zona, che comunque ancora ci sono dei problemi. Possiamo parlare di tutto quello che ci pare, anche e soprattutto delle cose positive, perché poi vedi sempre questa aggressione, vedi questa Inter che comunque oggi contro un avversario serio, perché la Lazio di Sarri comunque al netto delle difficoltà più che altro dirigenziali, di proprietà, mercato, tutto quello che vi pare, ma Sarri ha trovato una quadra e prima di oggi era la terza miglior difesa, una squadra comunque che è sempre ben messa in campo, non è facile da superare. E oggi siamo stati superiori, quindi arrivano altre note positive. Ragazzi miei, ne parliamo. Ecco, ne parliamo. E come se lo facciamo prima, come al solito, vi invito a lasciare un like per soddisfare l'appetito dell'algoritmo, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e come sempre quando poi si va, no, con la pausa nazionale che ci perseguita praticamente, arriva il recappone dove valutiamo tutta la classifica, quindi tutte le squadre, il loro cammino, per cui vi aspetto domani mattina. Din attivate la campanella, trovate tutti i profili social in descrizione, Telegram, TikTok, Instagram, siamo un po' ovunque, lo sapete benissimo. Vi ringrazio per il vostro supporto. L'atteggiamento sì, è da rimarcare, perché pronti via, l'Inter subito bella aggressiva, la sblocca con appunto, no, l'aggressione, se non sbaglio, di Bastoni, via giocata, arriva se non sbaglio assist anche sul primo, anche il primo è un assist di Marco, però da lì più che altro è da rimarcare il tiro, no, voluto per quanto mi riguarda da parte di Lautaro, anche sullo stesso attaccante argentino, se stava già montando il caso. E anche in questo vado ancora una volta alla comunicazione di Kivu: non facciamolo passare come un caso, ha segnato una settimana fa, ma cosa dite, ma cosa fa? Tiene veramente tutti, cioè sotto questo aspetto io non voglio esagerare, perché poi sapete, quando uno esagera rischia come al solito di creare sempre più aspettative, di dire. Però sotto questo aspetto oggi è difficile fare meglio. Sotto l'aspetto della comunicazione, ribadisco, perfetto, impeccabile per quanto mi riguarda. Ribadisco sicuramente molto molto bene l'Inter nel gioco, nella manovra. Anche oggi segna 2 gol, poteva farne altri. Penso all'occasione di Barella Lautaro, penso al gol annullato giustamente per fallo di mano di Marco, ma bellissimo ancora una volta, un bellissimo tiro da fuori di Zielinski, anche lui abbastanza ritrovato, se vogliamo, assolutamente più coinvolto certamente. ehm, e cosa dire? Sono contento. Bonni, siamo al quarto gol e quarto assist, sono numeri importanti per un comprimario e fai anche quasi fatica a chiamarlo comprimario. Ribadisco, Di Marco è tornato sui suoi livelli. Il finale di stagione era stato impietoso, adesso abbiamo un giocatore che, abbinato poi anche al duo, no, su quella corsia insieme a Bastoni, fanno quello che gli pare. Oggi ho visto un grandissimo la porta per favore chiusa, ma non passate apposta quando sto registrando, non fatela apposta, manneggia la miseria.
Barella senza ombra di dubbio di nuovo su ottimi livelli, cioè si è tanto discusso Barella, tanti amici ci sentiamo e non sono soddisfattissimi di Barella. Quello di stasera gli puoi dire veramente poco, se non tira, anziché ridarla a Lautaro, che comunque non era una brutta idea perché Lautaro poteva fare meglio, ma tira, quando è lo spazio tira, però per il resto grande, grande partita. A me è piaciuto più di tutti, forse Barella oggi. Vi arrivo a dire questo. Buona anche la prova difensiva di Acerbi. Vi direi anche quella di Akanji, però si era perso l'uomo, no, sul calcio di punizione. E lì veniamo un po' alle dolenti note, alla cose che comunque vanno sistemate. Sicuramente questo cambio e passare alla difesa zona sulle palle inattive al momento ci sta penalizzando. Al momento spesso e volentieri troviamo difficoltà, gol contro il Kairat, lì più che difesa zona perché c'è no, De Vrij e un po' di incertezza. Oggi lì la poteva sbloccare, la poteva di nuovo sbloccare la Lazio e per fortuna finisce traversa palo, quindi un po' di cose vanno viste. Poi giustamente abbiamo elogiato i nuovi acquisti, un attimino sta porta, un attimino. Eh sì, è qua, prima apre la porta 1, poi apre l'altra, e mo fate pure casino, prego, va. Per concludere, dicevo, mannaggia la miseria, anche oggi che è una giornata felice, mi devo in qualche modo arraggiare, ma pazienza, e sopporto proprio perché comunque va bene così. Dicevo perché poi perdo anche il filo di cosa stavo parlando. Ah, l'altra nota negativa, se vogliamo, è vero, ottimi innesti come quello dei due attaccanti più Esposito, Bonni e Sucic, completamente bocciati. Oggi ne abbiamo la riprova. Luis Enrique addirittura gli è stato preferito a destra Carlos Augusto, magari anche per avere più equilibrio difensivo senza ombra di dubbio. Però cioè, se preferisci se adatti un mancino a destra vuol dire veramente adesso è finito sotto Luis Enrique. E l'altro è Diouf praticamente non l'abbiamo quasi mai visto, e se non l'abbiamo mai visto onestamente quelle poche volte che l'abbiamo visto non l'avrei voluto vedere. Per un allenatore come Kivu che sta cercando di tenere davvero tutti coinvolti significa che male. Però questo è proprio da essere un po', da andare a vedere anche le cose da migliorare, come magari l'ingresso a inizio ripresa, lì un po' la Lazio nella parte finale, però c'è anche un avversario e c'è poco da dire. Per esempio Zaccagni oggi ha fatto una grande partita, ha messo quella bellissima palla per Pellegrini. Ribadisco, oggi è una vittoria che vale tanto, perché la Lazio veniva appunto da 6 risultati utili consecutivi, 3 vittorie, 3 pareggi, una squadra che, ribadisco, ben messa in campo, che non è semplice, per cui ottimo l'atteggiamento, ottimo, arrivano tante belle risposte. Si ritorna in testa alla classifica insieme alla Roma. Non significa nulla in questo momento stagionale, però rispetto al passato dove magari steccavano, che ne so, il Napoli con cui stavi duellando o altre nella fase iniziale, l'Inter non ne approfittava. Io ricordo questo aspetto qua. Oggi praticamente vai a scavallare. Oggi ne approfitti e come dell'inceppo del Milan, della Juve, del Napoli stesso, e quindi bene, molto bene così. Ora chiudo perché sto sentendo casino, e quando sento casino qua va a finire che mi arrabbio ulteriormente. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Nischio.